signora Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Presidente della Regione Lombardia, Sindaco del Comune di Milano, colleghi rettori, autorità, colleghe, colleghi, studentesse e studenti, signore e signori, è un onore avervi qui oggi in occasione del 155° anno accademico del Politecnico di Milano. È questo il momento in cui il nostro Ateneo rende conto dei propri risultati alla comunità. Ma non solo. Questo è il momento, anche un'occasione importante per condividere progetti, per delineare insieme le sfide che ci attendono e intravedere quelle che sono le prospettive future. Voglio però da subito rassicurarvi, il Politecnico di Milano gode di buona salute e siamo abituati a parlare della nostra salute attraverso i numeri, per cui partiamo da lì. I numeri parlano chiaro. Negli ultimi anni i nostri laureati in architettura, design e ingegneria sono aumentati del 35%, in un contesto, quello italiano, che lamenta un forte ritardo, dove, si diceva poco fa, solo il 18% della popolazione è in possesso di un diploma di laurea, ma dove solo il 25% di questi proviene da ambiti scientifici. Un divario che va compensato ma bilanciato, perché se è vero che il sistema Paese richiede livelli di istruzione superiore più alti, è importante che questa avvenga in modo attento e selettivo, puntando su quelle competenze che sono fondamentali per la crescita e la ripresa. L'Italia ha bisogno di laureati in discipline scientifiche. Esiste un forte squilibrio tra il fabbisogno e l'interesse. Sono poi aumentati gli studenti stranieri. Il numero di quanti scelgono il Politecnico di Milano è aumentato del 60%, sinonimo di una continua e crescente attrattività internazionale. Metà di loro decide poi di rimanere sul nostro territorio. Si tratta di giovani capaci e meritevoli, cittadini del mondo che hanno conosciuto i nostri valori e la nostra cultura. Sono stati educati nelle nostre aule per affrontare sfide tecnologiche e sfide sociali, e sono pronti a trasferire queste competenze al sistema produttivo. Termometro fondamentale per misurare il nostro stato di salute è senza dubbio il tasso di occupazione dei nostri laureati. Chi si laurea al Politecnico di Milano oggi ha ottime possibilità di inserirsi velocemente, con soddisfazione e in modo stabile nel mondo del lavoro. I tassi di occupazione sono, a 12 mesi dei nostri laureati magistrali, sono oltre l'85% per l'architettura, l'88% per il design e il 97% per gli ingegneri. E circa metà di loro può vantare oggi un contratto a tempo indeterminato. I nostri laureati, i nostri alunni, sono presenti in tutto il mondo e alcuni di loro ricoprono importanti posizioni. La comunità politecnica si dimostra quindi solida, ma allo stesso tempo aperta al confronto internazionale. Ogni anno 1200 studenti si confrontano con le migliori scuole di architettura, di design e di ingegneria per un periodo di studio. Sappiamo che questo dato non ci soddisfa, sono ancora troppo pochi e ci stiamo lavorando con azioni concrete. Ogni anno 1600 studenti decidono di venire al Politecnico per frequentare per un periodo di studio le nostre aule. Penso a Victor, che dall'Ecuador decide di scegliere città studi per ingegneria ambientale, o a Ibrahim, che dal Sudan sceglie di andare a studiare a Mantova architettura, o infine a Han, che dalla Corea del Sud si porta qui in Bovisa, vicine alle aule del nostro design del prodotto. Come dicevamo prima, abbiamo più di 950 accordi attivi a livello mondiale, frutto di reti internazionali ampie e forti. Voglio citarne alcuno: il progetto ROCA, che abbiamo appena rinnovato con l'MIT per ricerche congiunte e mobilità di giovani ricercatori, oppure le alleanze con i più importanti atenei europei, una tra tutte Idea League con Zurigo, con l'ETH di Zurigo e con Delft. O infine un futuro Innovation Hub, Axian, insieme alle imprese italiane del settore dell'automotive. Questi numeri ci proiettano in un contesto internazionale, in cui crescono le università del Far East, rincorse con fatica da quelle europee e da quelle americane. Dal 2010 a oggi abbiamo guadagnato 100 posizioni nel ranking internazionale, segno che la direzione è quella giusta.
Siamo oggi la 14ª università in architettura, la 7ª in design e la 24ª in engineering e technology. I punti di forza rimangono un'ottima employer reputation e una forte credibilità scientifica con valori ampiamente superiori alla media. Sono certo però che questi risultati non ci colgano impreparati. Siamo abituati a parlare del Politecnico attraverso i dati, fortunatamente quasi sempre positivi. Ma i nostri numeri, questi numeri, ci stanno descrivendo in modo asettico e forse troppo scontati. Ed è per questo che oggi vi voglio parlare della nostra anima. Riconoscere il valore delle persone che spesso non si vedono perché all'interno dei loro laboratori e dei loro uffici. Sto parlando di 800 docenti, di 2200 ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi, di 1200 tecnici amministrativi, di 42.000 studenti e di 150.000 alunni che ci aiutano ogni giorno. Il Politecnico è una grande comunità con un forte senso di appartenenza. È una comunità fondata su valori solidi, con una lunga tradizione che ci rende orgogliosi di dove siamo e fiduciosi di dove andremo. Ed è per questo che, contrariamente alla prassi di lasciare titoli di coda e ringraziamenti, vorrei esprimere da subito la mia riconoscenza a chi lavora per raggiungere questi obiettivi, al loro operato, al loro impegno e alla loro dedizione. E vorrei parlarvi, prima di tutto, dei nostri studenti, ovvero del nostro futuro. Ragazze e ragazzi che con l'entusiasmo e l'energia dei loro 20 anni ci chiedono di osare di più, di guardare lontano. E noi, come educatori, oltre che come donne e uomini di scienza, abbiamo una grande responsabilità, quella di formare le prossime generazioni che guideranno il Paese. Per fare questo non possiamo essere miopi, ma dobbiamo avere il coraggio di tracciare gli orizzonti della loro formazione e dare loro gli strumenti per affrontare il futuro. Puntiamo al rinnovamento didattico, nei contenuti e nella modalità. Riflettiamo sulle nuove figure professionali più vicine ai bisogni. Incentiviamo gli scambi internazionali e i progetti interdisciplinari, ma di nuovo, anziché dilungarmi nelle iniziative in corso, tutte meritevoli, vorrei ribaltare la prospettiva e mostrarvi quello che i nostri studenti portano avanti in prima persona. Vorrei che vedeste il Politecnico con i loro occhi e con la loro energia, e lo faccio attraverso le competizioni internazionali. Skyward Experimental Rocketry è un'associazione studentesca nata 5 anni fa, che conta oggi circa 110 studenti, e il loro obiettivo è quello di progettare e realizzare razzi sonda sperimentali per una competizione tra studenti di tutto il mondo per battere il record di altitudine. I nostri studenti costruiscono veicoli sperimentali per partecipare a competizioni con le migliori università tecniche al mondo, una vettura monoposto a ruota scoperta, una motocicletta che sarà presto in prova nel circuito di Aragon, veicoli sperimentali a basso consumo energetico. Studenti di design e di ingegneria che realizzano la loro barca, la loro imbarcazione, per una regata competitiva nei mari del mondo. I nostri studenti sono curiosi e intraprendenti, investono energia nello studio, ma vogliono vivere attivamente il tempo e lo spazio della loro università, anche attraverso lo sport, promuovendone i valori. Al fianco di attività amatoriali come la nostra Polimiran, che oggi conta più di 8.000 iscritti, o le nostre squadre, vi sono atleti di grande livello, una per tutti, Giulia Ghiretti, argento e bronzo nel nuoto alle Paralimpiadi di Rio. Da loro, a Giulia, da loro nascono idee e da queste nuove aziende ad alto potenziale che combinano creatività e tecnologia, sogni e ambizioni. Penso agli studenti di ingegneria e design che hanno progettato una fresa mobile a controllo numerico che sta sbancando le piattaforme di crowdfunding, o al vincitore dell'ultima edizione della Switch to Product che ha realizzato un dispositivo che misura la struttura molecolare attraverso tecniche spettroscopiche che sarà presto sul mercato. Studenti che una volta abbandonate queste mura rimangono con noi, orgogliosi delle loro origini, orgogliosi del Politecnico. E mi riferisco naturalmente ai 150.000 alunni
ambasciatori in tutto il mondo che però spesso ci rivengono a trovare e sono con noi su tutti i nostri obiettivi. Vorrei naturalmente parlare ora però e portare la vostra attenzione dei ricercatori. Anche qui, se analizziamo la fotografia, è nitida. Oltre 2200 persone che decidono di fare ricerca al Politecnico di Milano, che ci stanno dicendo che si può fare ricerca in Italia. Il dato della provenienza conferma un'apertura che non teme, anzi stimola il confronto internazionale. E combinando dottorandi e ricercatori, l'età media è di 33 anni, un altro grande indicatore. L'abbiamo già detto prima, diversa è la situazione se analizzata sotto la lente del genere. Le donne rappresentano solo un terzo del totale, una percentuale che non è accettabile. E nell'ultimo triennio la quota femminile al Politecnico è rimasta, ahimè, invariata e fortemente sbilanciata nel settore dell'ingegneria. Allo stato attuale su 5 nostri ingegneri soltanto uno è donna, una tendenza che vogliamo combattere e che abbiamo deciso di invertire. Ma anche qui fatemi accantonare i numeri ancora una volta e tornare a quell'immagine che abbiamo vista poco fa della nostra anima. I nostri ricercatori sono donne e uomini animati da una grande passione, alla quale decidono di dedicare anni di impegno e di sacrificio, che si avventurano in carriere lunghe, tortuose, che mettono alla prova la loro determinazione. Sono donne e uomini che non perdono mai di vista l'obiettivo, che non hanno verità, ma dubbi, ma che affrontano con rigore scientifico. Dubbi, non paure, soluzioni e non certezze. E vorrei raccontarvi di loro attraverso 5 storie. I nostri ricercatori sono impegnati a dare il proprio contributo per lo sviluppo delle tecnologie di Industria 4.0. È atteso che al Politecnico di Milano si trovino ricerche alla frontiera delle tecnologie additive in metallo per l'industria e per lo spazio. Ce lo aspettiamo tutti. Ma forse è meno scontato che tra le tante ricerche di robotica collaborativa si possa trovare il progetto di un robot per l'interazione educativa e terapeutica con i bambini con autismo. Così come nel settore dei materiali. È chiara che l'Ateneo è impegnato a proseguire la grande tradizione di Natta sui polimeri per usi industriali e medici. Oggi studiamo idrogeli iniettabili nel corpo umano che possono all'interno del corpo umano polimerizzare per il trattamento di spinolesi. Ma in quei laboratori, fuori dai riflettori, si può trovare un progetto attraverso il quale persone con abilità differenti vengono incluse in gruppi di ricerca e di coprogettazione per la realizzazione di ausili di uso quotidiano. La sostenibilità economica, sociale, ambientale, energetica è al centro della ricerca del Politecnico di Milano. Ma nei nostri laboratori convivono ricerche di frontiera, come i contributi che i nostri ricercatori stanno dando al reattore a fusione per l'energia del 2050, con lo sviluppo delle prime soluzioni energetiche rinnovabili e integrate che stiamo testando in Africa per permettere a loro di studiare, di irrigare i loro campi, di conservare alimenti e medicine. Stiamo lavorando a tecnologie intelligenti, sistemi di calcolo adattivi, in parole più semplici, software e hardware capaci di evolvere dinamicamente e di rispondere a condizioni impreviste, il tutto senza un intervento umano, un hardware e un software che modifica se stesso. Ma i nostri ricercatori seguono oggi anche le problematiche sociali di tutti i processi di urbanizzazione, alle quali abbiamo dedicato un Polysocial Award, un premio finanziato dal 5 per 1000 che riceviamo da tutti voi e per il quale vi ringraziamo. Sempre più spesso al centro delle nostre ricerche ci sono esigenze legate al benessere e alla salute. Anche qui un contrasto che però non credo che stupisca più. Sviluppiamo tecnologie all'avanguardia, basta pensare a un tomografo per migliorare la diagnosi del tumore al seno o uno strumento che possa supportare l'oncologo per identificare durante l'operazione se una cellula è malata o sana, ma anche un'interfaccia su braccia e mani antropomorfe a basso costo per migliorare la comunicazione tra persone sordomute.
Ho provato a disegnare un quadro di persone, una testa e un cuore, una ricerca che trova nella convivenza di tecnologie e scienze umane, di innovazione e responsabilità sociale la sua arma vincente. Una ricerca riconosciuta a livello internazionale, realizzata in collaborazione con decine di migliaia di ricercatori. 16.000 pubblicazioni con coautori internazionali. Una ricerca che riesce a essere competitiva nell'acquisizione di risorse, ma che necessita una continua attenzione in strumentazione e in capitale umano. Ma anche una ricerca in grado di produrre innovazione, troppo spesso non valorizzata. Oggi dai nostri studenti e dai nostri ricercatori ogni anno nascono più di 1.000 idee progettuali, idee creative, tecnologiche, sociali, sogni e intuizioni, si diceva poco fa. Le seguiamo, le aiutiamo a crescere. Alcune generano proprietà intellettuale, più di 1.400 brevetti. Alcune crescono in giovani aziende. Più di 100 oggi sono ospitate nel nostro Poliabi, il secondo incubatore universitario d'Europa. Un sistema che crea occupazione e valore. Con questa fotografia, raccontata attraverso le persone, io penso di poter affermare senza paura di essere smentito che il Politecnico è una risorsa per la formazione universitaria e un investimento per i nostri studenti. Ma mi chiedo e vi chiedo, il Politecnico riesce a essere motore di innovazione per il Paese? Possiamo fare di più? Possiamo fare meglio? Perché negli ultimi anni abbiamo vissuto una delle più profonde crisi economiche. Abbiamo sentito, neanche il sistema accademico è uscito indenne. In questo momento di contrazione abbiamo sentito la principale responsabilità di presidiare l'occupazione dei nostri laureati e di consolidare la credibilità internazionale della nostra ricerca e della nostra formazione. Era necessario per essere pronti a ripartire quando fosse giunto il momento. Oggi il contesto, le opportunità, i primi segnali di ripresa ci impongono di essere ambiziosi e di affrontare le grandi sfide che possono rimettere in moto il Paese. E l'inaugurazione dell'anno accademico non vuole essere un momento di autoproclamazione, né tantomeno di commiserazione denunciando i limiti di un sistema o la mancanza di risorse. È un momento per liberare energie interne, per progettare e proporre soluzioni. Per poter essere motore di innovazione dobbiamo investire in alta formazione, non ci sono altre strade, è l'unica ricetta possibile. Le università e i paesi con cui ci confrontiamo ci forniscono un segnale chiaro. A fronte degli 0,8 studenti di dottorato rispetto ai membri della faculty, rispetto ai docenti, Delft risponde con 3, Monaco e Berlino con 5, Losanna e Zurigo con 8. Non scomondiamo i 15 dell'MIT. Oggi gli studenti di dottorato sono il 7% dei nostri laureati magistrali, dal 20 al 70 in Europa. L'Europa ci sta dando un segnale chiaro: avviare giovani talenti alla ricerca e all'innovazione. Le imprese e le istituzioni, pubbliche e private, però stanno andando nella direzione opposta. Ed è quest'ultimo ciclo che merita oggi maggiore attenzione. Vogliamo puntare sui corsi di dottorato che siano più attrattivi, più vicini ai bisogni dell'impresa e delle istituzioni, e sottolineo anche delle istituzioni. Da molti anni il dottorato non è più il primo passo di una carriera accademica. Lo dicono il tasso di occupazione dei nostri dottorati, ma soprattutto la destinazione della loro occupazione. Dobbiamo crederci, sono necessarie misure forti sul numero di posti, sull'investimento sul numero di posti e di defiscalizzazione delle assunzioni dei dottorati. Il dottorato di ricerca è una risposta all'esigenza di innovazione e competitività delle imprese e delle istituzioni, che permetterà a queste di crescere e alla lunga di garantire occupazione e attrattività del nostro Paese. Abbiamo una storia di investimenti in laboratorio, luoghi dedicati alla ricerca, strutture all'avanguardia, aperte al territorio. Un percorso avviato da tempo, dai laboratori di aerospaziale e di design, dalla più grande galleria del vento d'Europa, ai laboratori di meccanica e energia, a un centro di microlavorazione. Nel futuro ci aspetta, come abbiamo già citato, il nuovo campus di architettura ideato dall'alumnus Renzo Piano,
che integra i laboratori di modelli per l'architettura fisici e digitali per il rilancio del mondo delle costruzioni. E stiamo ricevendo gli ultimi aiuti per rendere questo sogno un progetto concreto e realizzabile. È il primo passo dell'impegno del Politecnico in Città Studi, un impegno concreto che sarà seguito dai laboratori di ingegneria chimica e dei materiali e da nuove idee negli spazi futuri che si renderanno disponibili. Pensiamo che tutto ciò, seppur ottimo, non sia sufficiente in questo momento di cambio di passo. I nostri competitor stanno facendo di più ed è necessario quindi unire le nostre forze affinché le grandi trasformazioni urbane, i piani industriali delle nostre imprese, i programmi di innovazione pubblici e privati diventino loro stessi dei laboratori condivisi, diventino dei veri e propri cantieri aperti all'innovazione. Qualche esempio per dare concretezza. Penso alle opportunità che offriranno le tecnologie 5G, che permetteranno prima in laboratorio e poi sul territorio sperimentazioni in numerosi ambiti, dalla realtà virtuale alla guida autonoma, dalla logistica ai robot collaboranti, dal monitoraggio in remoto di pazienti e anziani ai sistemi adattativi di gestione dell'energia. Penso alla realizzazione di un distretto per le applicazioni delle tecnologie di Industria 4.0, qui in Bovisa, per dare supporto alle imprese manifatturiere, per la digitalizzazione dei loro processi produttivi, per l'innovazione dei loro prodotti, per l'accelerazione di start-up innovative. Se creiamo la massa critica e non disperdiamo e delocalizziamo le iniziative, possiamo concorrere a creare un vero e proprio nodo attrattivo a livello internazionale. Penso al recupero delle periferie, al rinnovamento urbano, alla qualità degli spazi, alla sicurezza dei luoghi pubblici, spazi sostenibili e attenti alle esigenze del cittadino, che possono diventare cantieri di un'architettura che declina un alto contenuto tecnologico con un'attenzione al sociale e all'ambiente. Penso infine alle esperienze che stiamo vivendo insieme al Duomo di Milano, dove stiamo svolgendo ricerche a servizio della conservazione e della valorizzazione della cattedrale, un esempio da proporre a livello nazionale e internazionale per la salvaguardia del fragile patrimonio artistico e culturale nazionale. Il Politecnico oggi è pronto a fare la propria parte. L'Europa ci insegna ad investire nel dottorato di ricerca per promuovere l'innovazione, per aiutare la competitività delle nostre imprese e istituzioni, per garantire occupazione. Innovazione che possiamo assicurare attraverso la progettualità. Ci vuole coraggio per trasformare le occasioni di tutti i giorni in cantieri, condivisi con le migliori risorse del territorio e attrattivi su scala globale. Perché la burocrazia non deve impedire di scegliere, perché trasparenza e responsabilità possono e devono convivere. Abbiamo raccontato alcune storie, abbiamo dimostrato di avere le competenze tecniche e di disporre del miglior capitale umano, di essere ambiziosi, sì, ma allo stesso tempo pragmatici. Chiediamo quindi oggi a voi di proporre il prossimo cantiere. Abbiamo intuizioni e idee a disposizione per essere insieme motore di innovazione del Paese. E con queste certezze e con questo invito che dichiaro ufficialmente aperto il 155° anno accademico del Politecnico di Milano.